Eccoci ragazzi, ormai sul mio canale avete visto diversi video riguardanti la street photography in prima persona. In uno degli ultimi vi parlavo dei miei settaggi, consigli e tecniche che ho utilizzato nel corso di questi video, ma quest'oggi voglio parlarvi più nel dettaglio, prendermi un po' di tempo, ho organizzato tutto quello che ho imparato ultimamente e ve lo racconterò più nel dettaglio. Il mio primo consiglio è quello di scattare in priorità apertura, per una semplice questione di velocità. Non ha senso infatti andare a cambiare i parametri per ogni singolo scatto perché ci farebbe perdere molto tempo durante una sessione di street. Inoltre le macchine moderne sono largamente affidabili per quanto riguarda i parametri automatici e nel caso se dovesse esserci un problema possiamo comunque recuperare in post scattando in RAW. La priorità apertura ha più senso rispetto alla priorità tempi perché non solo modifica la quantità di luce in entrata ma modifica anche la profondità di campo. Questo significa, per farla breve, quanto lo sfondo sarà sfocato, ma non solo. Infatti la profondità di campo definisce anche per quanti metri la nostra fotografia sarà a fuoco, o meglio il range entro cui quei metri la fotografia sarà a fuoco. Quindi questo è un doppio consiglio sostanzialmente, perché non solo la priorità apertura vi permetterà di essere più veloci nel cambiare le impostazioni della vostra macchina, ma vi permetterà anche, utilizzando un'apertura dall'8 in su, di essere quasi sicuri che ogni vostra fotografia sarà a fuoco e in generale l'autofocus avrà meno difficoltà. Impostando la priorità apertura, l'unica cosa su cui fare attenzione è il settare i parametri automatici entro cui si può muovere la nostra macchina. In ogni camera si può modificare questa cosa, basta andare nel menu e settare un certo range di ISO automatici e shutter speed automatica. Vi consiglio di non andare oltre gli 800 ISO, comunque dipende dalla vostra macchina, dalla resistenza ISO della vostra macchina, e per lo shutter di non scendere sotto il 125esimo per non avere foto mosse. Passiamo oltre, altra cosa secondo me davvero non scontata e super importante. Non avere fretta, prendetevi il vostro tempo e andate assolutamente con calma. So che andare con calma sembra un controsenso parlando di street photography, però prendere i nostri shooting con questo approccio dall'inizio ci velocizzerà poi nelle nostre uscite future, perché inizieremo a pensare con dei certi processi logici più velocemente a cui ci siamo abituati gradualmente. Una buona tecnica per la street photography è trovare un buon sfondo che ci interessi, che ci intrighi, appostarci e aspettare che il soggetto giusto entri nella nostra scena. In questo modo, inoltre, passeremo molto meno inosservati perché saremo fermi, saremo già posizionati, magari senza neanche il bisogno di avere la macchina nell'occhio perché con il live view possiamo tenerla al petto, quindi molto meno sospettoso, e ci assicuriamo uno scatto sostanzialmente. Tornando all'attrezzatura, altra cosa che ho notato è che non è tanto importante la focale con cui si sta scattando, l'importante è cambiare il nostro approccio e il modo di vedere le cose e di inquadrare in base alla focale che stiamo utilizzando. Se siete abituati a scattare con un grandangolo, molto probabilmente sarete anche abituati a entrare nella scena e a stare molto in contatto con il vostro soggetto. Tuttavia potrebbe capitare che non abbiate il vostro grandangolo di fiducia con voi e quindi non potrete fare esattamente le stesse cose. Ma non importa, l'importante, come dicevo prima, è cambiare il vostro tipo di approccio alla scena, al modo di raccontarla, perché se cambia soltanto quello, il modo in cui si racconta, la storia sarà sempre quella. Legato al punto di prima ho pensato anche a questa cosa.
Isolate i particolari. Non a caso si dice less is more. Osservate bene la scena, osservate i dettagli, catturateli e isolateli. Spesso basta e avanza. Che sia un dettaglio delle mani di un pescivendolo al mercato o delle scarpe di un businessman in centro a Milano, non importa, qualsiasi cosa va bene. Notare queste cose e catturarle può rivelarsi un racconto più che sufficiente in certi casi, oppure un utilissimo racconto aggiuntivo in una serie di immagini. Ultimissimo consiglio, questo più psicologico che altro: osservare sempre con occhio fotografico anche quando non si scatta. Serve tantissimo ad allenare gli occhi ad essere veloci a notare, ma soprattutto a prevedere dei momenti interessanti, che è la cosa più difficile. Quando camminate per strada, ovunque, senza macchina, provate. È un ottimo modo per allenarsi appunto nella velocità ed essere più reattivi poi quando state effettivamente scattando. E questo è quanto per oggi, spero che questi consigli vi siano stati d'aiuto e se ne avete altri o semplicemente avete delle domande scrivetele qua sotto nei commenti. Invece su Instagram e TikTok ho appena caricato un video con un altro consiglio molto interessante, non solo per la fotografia, quindi vi consiglio di andare a darci un'occhiata. Infine vi ricordo di attivare la campanella, altrimenti niente notifiche di tutti i meravigliosi video futuri che vi perdereste. Noi ci vediamo alla prossima!